Buongiorno e ben trovati. Col video di oggi voglio rispondere a una ragazza che mi ha scritto, Silvia, e che mi ha fatto una domanda ma che penso che possa essere di aiuto un po' per tutti. Silvia mi ha scritto: ciao Sergio, bla bla bla, ok, a me piace montare la mia cavalla senza imboccatura, guidandola con la voce, ma forse anche perché non sarò brava io, mi sembra che stia un po' sulle spalle e meno rotonda rispetto a montarla con un filetto. Mi potresti spiegare vantaggi freestyle versus finesse, come trarre vantaggio da entrambi e come alternarli? Allora, è un argomento che ho trattato nell'ultima live, per cui Silvia, se stai guardando questo video ti consiglio di andare a riprendere un po' la live che ho fatto l'8 febbraio, se non mi ricordo male era l'8 febbraio, e l'abbiamo trattato un pochino l'argomento, quindi magari già puoi trovare una risposta lì. Però voglio mettere l'accento su una questione. Te mi hai chiesto se è bene usare, cioè te hai detto che praticamente usi la voce per guidare il cavallo, eccetera, eccetera. Allora, dobbiamo sempre cercare di ricordarci che il cavallo non funziona con la voce, o meglio, può funzionare con la voce, ma non è la sua natura. Questo significa che ogni volta che noi pretendiamo di usare la voce perché a noi ci torna più comodo, chiediamo uno sforzo in più per il cavallo perché deve imparare cosa noi vogliamo dire con quel suono. Ora, non è che è sbagliato, come 1000 volte ho già spiegato in altre occasioni, ad esempio nella Liberty si usa tantissimo la voce abbinata al nome del cavallo, soprattutto quando si gioca con più cavalli contemporaneamente, perché dobbiamo specificare il nome del cavallo comando per far capire al cavallo che è quel cavallo che deve fare una determinata cosa e non quella accanto. La voce può servire anche quando siamo montati, no? Nella fase 3, quando siamo in sella, usiamo la voce, quindi voglio partire, mi accendo, non basta, uso tutte e due le gambe e poi se non basta nemmeno a quella maniera posso usare la voce, ok? Quindi e vado, ok? Ora il discorso però è un altro. Se io voglio usare la voce in maniera importante, al di là che lo posso fare, ma chiedo di durare più fatica al cavallo, e solo perché voglio durare meno fatica io. Quando noi montiamo possiamo usare quello che è la normale comunicazione che hanno i cavalli, che è gioco di guida e gioco del porcospino. Noi spendiamo un sacco di ore da terra a spiegare al cavallo che quando metto pressione in una particolare parte del suo corpo voglio che sposti la gamba, voglio che si sposti lateralmente, eccetera. Poi dopo, quando salgo sopra, mi dimentico di tutto questo e inizio a usare la voce per chiedere le stesse cose? No, non è giusto nei confronti del cavallo, ok? È qualcosa che fa comodo a noi, non che fa comodo a lui, è qualcosa per cui non l'abbiamo preparato. Abbiamo lavorato su alcune cose e poi dopo pretendiamo che lui risponda ad altre, ok? Detto questo, quindi in sostanza usa pure la voce, ma non è la strada più semplice. Se vuoi dare una mano al tuo cavallo, usa il linguaggio del corpo. L'altra cosa che mi ha chiesto è come mai è diciamo pesante sulle spalle. Allora, ovviamente io dovrei vedere come monti te, com'è che monta il tuo cavallo, diciamo com'è che risponde il tuo cavallo quando è montato. Però ci sono dei cavalli che tendono a cercare l'appoggio dell'imboccatura, perché chi li monta tende a tenere il cavallo, ok? Ci sono due posizioni quando si appoggia l'imboccatura dentro la bocca del cavallo, una si chiama soft touch e una si chiama soft feel. Soft touch è proprio il tocco, come dice la parola stessa, soft feel invece è quando c'è una
pressione costante su entrambe le barre, ok? È ovviamente poca la pressione, però c'è una pressione. E ci sono delle persone che abituano il cavallo a tanta pressione, cioè siccome vogliono arrotondare e pensano che bisogna arrotondare il cavallo tirando l'imboccatura sul davanti, cosa che non è affatto vera, ma adesso non è il caso di entrare in quel discorso lì perché potremmo dilungarlo molto. È chiaro che se io monto sempre tenendo, finisce che il cavallo si abitua a quella pressione e la va a cercare anche quando è montato senza. E questa cosa fa sì che il cavallo diventi pesante sulle spalle e soprattutto in alcuni soggetti tenda sempre ad accelerare, cioè nel trotto va sempre più veloce, nel galoppo va sempre più veloce, come se cascasse alla ricerca di qualcosa che non troverà mai perché non ce l'ha, cioè l'imboccatura. Quindi la cosa che dobbiamo fare è cercare di non tenere il cavallo, ma di fare in modo che il cavallo possa trovare il suo equilibrio anche quando ha qualche grammo di pressione in bocca. L'ho già detto, se non mi ricordo male, un po' di tempo fa, in un altro video che ho fatto, che anche i cavalieri di dressage più bravi, il dressage sapete che è con contatto, ok, sarebbe paragonabile alla finesse nell'ambito Parelli, e anche loro ogni tanto provano e vedano se togliendo pressione il cavallo rimane nel suo equilibrio oppure casca. E questo è un test che loro fanno spesso proprio perché il cavallo deve rimanere nel suo equilibrio, non deve andare a appoggiarsi sull'imboccatura, non deve andare a cercare quella che tendenzialmente si dice la quinta gamba, ok? Quindi probabilmente nel tuo caso, premetto che dovrai vedere te e il tuo cavallo, ma probabilmente nel tuo caso o da te o da chi per te il cavallo è stato abituato a cercare l'appoggio, e questo non significa riunirsi, cercare l'appoggio non significa riunirsi. E questa cosa qua fa sì che quando te lo monti senza l'appoggio il cavallo ti sembri più pesante sulle spalle. Questa può essere una spiegazione, poi ovviamente dovrai vederti per darti delle informazioni più precise. Quindi ricordatevi, usate l'assetto e quindi il vostro linguaggio del corpo, non la voce, e cercate di essere leggerissimi con le imboccature, con le mani in generale, perché dovete fare in modo che il cavallo stia nel suo equilibrio e non in un equilibrio artificiale che gli andate a creare voi con le pressioni che mettete qua e là. Questo vale per tutto, non solo per la bocca, ma vale anche per quando si monta. C'è gente che sta appoggiata sempre da una parte o sempre dall'altra perché pensa che il cavallo costantemente gli si debba dire gira, 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 ma quello sta già girando, non abbiamo più bisogno di ripeterglielo, e via, e via, e via. Ok? Quindi spero che anche questo video vi abbia dato qualche spunto su cui riflettere, e se vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento o mettendo like. Se non l'hai ancora fatto, proprio te che mi ascolti in questo momento, iscriviti, perché ogni settimana esco con 2 video diversi e almeno ti arriva la notifica e ti dice che sono usciti. E se ti piacciono i miei contenuti puoi anche abbonarti supportando il canale e aggiungendo altri video a quelli già che escono pubblici, di cose un pochino più particolari e anche un pochino più divertenti. Grazie per l'ascolto e noi ci vediamo al prossimo video. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control.
I'm speeding fast to chase my soul.